E golosa e curiosa come sono, potevo io non provare il dolce più virale del web, il trend del momento, il tormentone di questo periodo che sta veramente impazzando su tutti i social. Beh, la risposta ce l'avete davanti. Buongiorno a tutti voi amici, eccomi di ritorno con la famosissima cheesecake giapponese a base di yogurt greco, biscotti, caffè e una leggera spolverata di cacao amaro in polvere. Zero cotture, zero sbattimenti per una super colazione leggera, proteica ma sostanziosa allo stesso tempo. Personalizzabile a seconda dei vostri gusti, alcuni per esempio mettono il caffè, altri utilizzano i biscotti preferiti che abitualmente consumano, altri ancora aggiungono pure la frutta, insomma, come dico sempre, libero spazio alla vostra fantasia. Una cosa è certa, questo dolce non potete farvelo sfuggire, anche per gli amanti delle colazioni classiche cappuccino e brioche. La preparazione è di un semplice che più semplice non si può. Iniziamo dal caffè, potete farlo con la moka o con la macchinetta così come nel mio caso, quindi un misurino di caffè, tazzina sotto, avviamo, attendiamo, zuccheriamo a piacere e come dose diciamo che è sufficiente metà tazzina di caffè, lo facciamo freddare, prendiamo lo yogurt greco, il mio è bianco senza lattosio ma potete scegliere quello che più vi piace, aggiungiamo quindi il caffè e mescoliamo bene fino a che non si sarà formata una bella cremina, una bella crema omogenea. Ecco qui, vedete? Che bel colore e che bel profumo. Ora, come i biscotti ho scelto i Lotus, ma non quelli classici come potete vedere, bensì quelli con la crema Lotus in mezzo, spettacolari. Come ho detto potete utilizzare i biscotti che più vi piacciono. Li inseriamo dentro la crema facendo una leggera pressione su di essi e li disponiamo in maniera simmetrica di modo che sia anche piacevole alla vista, ovviamente non solo al palato. Così belli ordinati e poi due al centro, uno sotto e uno sopra per completare il tutto. Adesso riposo nel frigorifero, il riposo è d'obbligo, per far sì che si amalgami bene il tutto e va da un minimo di 2 ore ad un massimo di tutta la notte. Quindi nel mio caso appunto ha riposato all'interno di un contenitore con la pellicola trasparente per tutta la notte. Ed ecco il mattino successivo al risveglio ho potuto decorare il mio dessert con una bella spolverata di cacao amaro in polvere. E ora sì, ci vuole un minuto di silenzio per questo momento catartico del cucchiaino che si immerge all'interno e solleva una bontà impressionante che sembra davvero tiramisù, wow! E il mio babbo, come mi ha visto, non ha resistito, ovviamente, certo, buon sangue non mente, pure lui l'ha voluto subito provare. Vi lascio adesso al nostro assaggio, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbraccio forte forte, ciao! Che ridere. Guardate un pochettino che cosa dobbiamo assaggiare, babbo? Vai, vai, in zuppa. In zuppo? Tu fai il cucchiaino. Che meraviglia, come cremoso, lo vedete? Ovviamente la prova assaggio cin cin non poteva mancare. Squisizioso. Così. Come puoi fare? Babbo. Fa ridere, babbo. È buono. Adesso capiamo perché è tanto virale questo dessert. Non si riesce a smettere di mangiarlo. Ok. Provatelo anche voi. Con i biscotti Lotus è la fine del mondo. La quantità di caffè è giustissima, perché babbo per il libero caffè non ne beve, però. Buono. Ciao ciao. Ciao. Con la faccia tutta addormentata, babbo. Una cosa inerente all'orario. Siamo appena svegli. Uno appena sveglia fa quella
Sono. I commenti in sottofondo sono di mia mamma. Beh, Olè. Così. Cioè, se questa non è golosità a livelli stratosferici, la faccino dello stregato. Ancora buon appetito, buona buon colazione. appetito, buona colazione.